Certo, fare il fattorino non era tra le mie aspettative, ma trovare un'occasione di lavoro durante il lockdown, non è stata proprio male. Eccomi, sono Piero e nella vita ho deciso che voglio essere una persona migliore. Per questo motivo proverò a mostrarti cosa c'è di buono in chi ha una storia diversa dalla tua. Ma oggi il protagonista di questa storia sono io. Dopotutto fare il fattorino è una cosa semplice, no? Prendi la pizza, accendi il motorino, guida, sbaglia strada, apri Google Maps, trova il numero civico tra i 1000 alberi, chiama il cliente perché non trovi il suo nome sul citofono. Salve, domicilio 30. Apri il portone, sali le scale, stampati un sorrisone sulla faccia e poi non ho abbastanza resto. Riprendi il motorino, ritorna in negozio, poi di nuovo dal cliente precedente, prova a fargli fare 2 risate per ciò che è successo e ritorna al locale pienamente soddisfatto del modo in cui ti relazioni con i clienti e per aver mantenuto la massima concentrazione durante tutta questa ora. Sto andando al lavoro, ogni giorno attacco alle 19. No, ma di che cosa sto parlando? Non è questo ciò che vi voglio raccontare. Parliamo delle cose che conosco solamente io. Ecco, qui è quando ogni volta devo confermare la consegna. Poi controllo sempre se la consegna è in orario. Quanti pericoli ci sono per strada non potete immaginare. Ma spesso il gioco ne vale la candela. Fare questo mestiere durante la prima fase di confinamento, ha tenuto la mia testa impegnata. Ed inoltre ero tra i pochi privilegiati che potevano uscire la sera e farsi una passeggiata mentre tornavano da lavoro. Tra l'altro tutt'oggi è sta cosa. Ed inoltre ho sviluppato nuove competenze e le capacità che nella tua vita ti potranno essere molto utili. Come ad esempio, saper mantenere la situazione sotto controllo, essere super concentrato mentre guidi nel ricordarti la strada che devi fare. Quel gran genio del mio amico. Aspetta, qui non ero proprio concentrato. Qui forse sì. Ed infine, saperti relazionare con un cliente ed essere il frontman di cui la tua azienda aveva bisogno. Ci tengo a precisare che però il mio lavoro è una cosa ben diversa dall'essere il famosissimo rider che collabora tramite quelle piattaforme che ben conosciamo. Lavorare e fare il fattorino con una sola azienda ed essere formalmente una persona assunta, al contrario, significa compartecipare al lavoro di questa azienda. Perché a pensarci bene, se loro lavorano, lavoro di più io. Mantenere la situazione sotto controllo. Essere super concentrato, saperti relazionare con un cliente. Eh sì, tutte soft skill che al giorno d'oggi nel mondo del lavoro sono richieste un po' da tutti. Comunque il termine soft skills significa competenze trasversali, ovvero quelle che puoi mettere in campo a prescindere dal settore in cui stai lavorando. E tu? Pensavi davvero di acquisirle tutte con il primo lavoro che tanto desideravi? Quello che posso dirti oggi è che ogni mestiere ha i suoi difetti ed i suoi pregi, ma non è affatto detto che i pregi di un lavoro che stai facendo adesso e non ti aspettavi di fare non potranno esserti utili in futuro. Sì, viaggiare evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure. Per questo non giudicare mai un lavoro per i semplici pregiudizi che le persone intorno a te ti hanno sempre voluto infondere e sorprenditi quando ricaverai il meglio di te da ciò che stai facendo adesso. Ehi, ho bisogno almeno di un motivo che mi faccia stare bene. Sono stufo dei drammi in tele, delle lamentele, delle star in depre, del nero lutto di chi non ha niente a parte avere tutto, delle serie chiuso per la serie culto della serie chiudo e stiamo assieme, punto. Da oggi in poi ricorda che dietro la gentilezza di un fattorino c'è tutto questo. Soffiano venti caldi, siamo rimasti in venti calmi e sono tempi pazzi. Anche se a dirla tutta, con la mascherina potrai riconoscere solo il sorriso dai suoi occhi. Insomma, oggi ti ho raccontato come questa esperienza mi è stata utile per il futuro e spero che anche tu possa trarne qualcosa di buono da questa storia. Ti invito a seguirmi su YouTube e su Instagram perché ho da raccontarti altre storie ed esperienze interessanti come questa. Ti aspetto!